Ragazzi, è arrivato il condizionatore per lo studio. Ho preso un D-Lock Over da 12.000 BTU. Riuscirà a rinfrescare interamente il mio studio, circa 30 metri quadri? Spero proprio di sì, perché lavorare in queste condizioni è diventato proibitivo. Più di 30 gradi là dentro una serra, ragazzi, stavo morendo. Siete curiosi di sapere se riuscirà a rinfrescare l'ambientino di 30 metri quadri? Scopriamolo insieme, io sono più curioso di voi. Andiamo! Pacchettatore ufficiale. Al suo interno spicca l'adattatore per la presa d'aria a finestra. Questo è l'adattatore che va collegato al tubo. Questo è il tubo in plastica. Una busta con il telecomando e le istruzioni di questo condizionatore della D-Lock, il tubo per la condensa. Aspettate che me lo studio un attimo. Bisogna sollevare il cartone. Poi, come al solito, ragazzi, qua sotto nella descrizione del video vi lascio i link per andarvi a vedere le caratteristiche per chi vorrà acquistare questo condizionatore. Però aspettate prima la recensione, perché non vorrei farvi acquistare un condizionatore che non fresca una beata minchia. Quindi vi invito a vedere il video fino alla fine. Ok, aiuto! Andiamo bene! Scattiamo. Anche abbastanza pesantino, ragazzi, E sotto ci sono le rotelline per poterlo spostare da una stanza all'altra. Troviamo il libretto di uso e manutenzione in italiano. Il tubo, questo qui, ragazzi, è molto importante in quanto è l'espulsione dell'aria calda. Invece di posizionarlo nella finestra con l'adattatore fornito insieme al climatizzatore, vorrei proprio farlo uscire direttamente al muro, perché più è corto il tubo, meno aria calda entra all'interno del locale, ok? Quindi in teoria dovrebbe essere la cosa migliore. Ovviamente io lo sto posizionando in una parte fissa. Il telecomando è una cagata pazzesca! Il condizionatore è in doppia classe A, perché questo ha sia raffreddamento che riscaldamento. Nella parte superiore troviamo la pulsanteria e il display. Qui abbiamo il timer per far accendere e spegnere il condizionatore in modalità automatica e abbiamo le due freccette per aumentare e abbassare la temperatura con il display che ci indica a quanti gradi siamo. Sleep per la modalità notte, mode, quindi abbiamo queste modalità: caldo, freddo, deumidificatore e solo ventilazione, e qui abbiamo il pulsante di accensione, full, wifi e power. Per quanto riguarda invece le alette, queste qui sotto sono completamente manuali. Si aprono con le mani, ragazzi, vedete, si aprono, si regolano o si chiudono. Nella parte laterale troviamo questi due maniglie per sollevare il condizionatore con questa griglia in plastica nera. Nella parte posteriore si inserisce nella slitta e poi si aggancia, e qui va collegato il tubo per mandare fuori l'aria calda. C'è il radiatore, ci sono i filtri qui dentro che si smontano. Perché hai comprato questo condizionatore della D-Lock e non il classico pinguino? Raga, io veramente ho visto tantissime recensioni e devo dire che di sto pinguino non è che ne parlano veramente benissimo. Forse si va a pagare solo il nome alla fine, anche perché le stesse caratteristiche, quindi un 12.000 BTU della pinguino, veniva 100 e rotti euro in più rispetto a questo D-Lock pagato 300 euro. Io ripeto, ho una trentina, proprio mi sono allargato, di metri quadri completi qui dentro, che in teoria lo danno per 35-40 metri quadri il 12.000, quindi dovrebbe andare, non dico a farmi una zona glaciale, ma perlomeno abbassarmi di qualche grado di temperatura, perché ripeto siamo a 32 gradi. Quindi, montato il tutto, farò la prova tenendo acceso il condizionatore e vedere quanti gradi riesce a calare all'interno del mio studio. E io diciamo che alla fine devo solo parlare e gesticolare per far vedere qualcosa, e sono fracico. Pensate a quella poveretta di mia moglie, quella santa donna che qua dentro deve anche stirare. Cose da pazzi.
Solo al pensiero di accendere il ferro mi prende, raga, mi prende veramente male. Devo dire, sorpresa sorpresa, ovviamente è al minimo a 16 gradi, ma la minima velocità e il rumore si sente, ovviamente. Si sente sicuramente anche dalla telecamera, però il rumore non è tanto la ventola anteriore, ma quanto nella parte posteriore. Vi faccio vedere. Allora, questo è il tubo per l'espulsione dell'aria calda e qui dietro si sente un bel po' di rumore. Vedete la condensa che sta uscendo? Il problema è questo, ragazzi, è questo tubo in plastica che se lo toccate è un termosifone, bolle. Quindi più è lungo il tubo per l'espulsione dell'aria calda e più si scalda l'ambiente, quindi tanta aria fredda esce da davanti, tanta aria calda entra da dietro. Un conto avere un pezzo di tubo così da 20 cm che va nel muro e poi esce fuori, un conto avere 1,5 metri di tubo infuocato nel locale. Allora mi organizzo, trovo tutti gli attrezzi necessari per forare il muro, tengiamo il tutto, armiamoci di santa pazienza e iniziamo con l'installazione. E che c'è qua? Installazione ultimata di questo condizionatore portatile della D-Lock. Ora vediamo di fare qualche test in merito, se effettivamente il culo che ho fatto è servito a qualcosa, e spero proprio di sì. Sono le 10:42 e all'interno dello studio ci sono 28 gradi. Allora, intanto il primo test che facciamo è il test del rumore. Allora, io sto parlando, il microfono, eccolo qui, e il condizionatore è spento. Ora proviamo a accenderlo e vediamo quanto rumore riesce a creare all'interno del mio studio. Speriamo poco. Aspettate lì. Il condizionatore indica 26 gradi all'interno dello studio, invece il termometro che ho vicino alla porta ne indica 28, quindi ci sono circa 2 gradi di differenza. Ma accendiamo. (16 gradi), velocità bassa, quindi sto parlando con il condizionatore acceso. 1 2 3 prova, 1 2 3 prova. Massima ventilazione 16 gradi, 50 decibel qui dove mi trovo io. 1 2 3 prova, 1 2 3 prova, prova microfono con condizionatore D-Lock alla massima potenza. Seconda prova, prova calore. Allora vediamo se ha funzionato tutto questo casino che ho combinato.
Nastro in alluminio e coibentazione, il tutto per andare a ricoprire il tubo in plastica per l'espulsione dell'aria calda del condizionatore. Lo so che il metodo è poco ortodosso, ragazzi, ma potete farlo tranquillamente a casa vostra. Andiamo, vi faccio vedere a quanti gradi è. Praticamente il tubo è semifreddo. Ora fatemi sapere nei commenti a quanti gradi arriva il vostro tubo in plastica per l'espulsione dell'aria calda. Bene amici, siamo giunti al termine di questa particolare recensione. Abbiamo visto insieme questo condizionatore portatile della D-Lock modello Over 12000 BTU modulo Wi-Fi integrato. Ho detto tutto. Sono le 16:29 minuti. Il condizionatore è stato acceso circa alle 11:30 di questa mattina e l'ho lasciato alla potenza minima, o meglio alla ventilazione minima, e 16 gradi. Sono 5 ore ininterrotte di funzionamento. Siamo partiti con 29 gradi circa, quasi 30 all'interno dello studio, e siamo arrivati a 26 dopo 5 ore di utilizzo. Grosso modo la prova ha funzionato perché insomma siamo scesi di 4 gradi. Il problema di questo ambiente, ripeto, 28 metri quadri per l'esaltezza, ma il soffitto non è altissimo, vedete saranno 2 metri e qualcosa, quindi anche questo gioca a mio favore. Però di contro ho 3 metri di vetrata in alluminio e avete visto che il termometro è posizionato proprio nella parete vicino alla vetrata, proprio per capire se effettivamente può far scendere di qualche grado la temperatura all'interno di questo ambiente, e devo dire che alla fine ci sono riuscito. Quindi le cose positive per poter sfruttare al massimo questi condizionatori portatili quali sono: sicuramente isolare acusticamente e termicamente il tubo di sfiato dell'aria calda. Ricordatevi però che il condizionatore va posizionato almeno a 30 cm dal muro, in modo che possiamo comunque lavorare per estrarre i filtri, lavare i filtri, pulirli e rimetterli senza andare a rimuovere il tutto. Altra cosa positiva, se avete la possibilità di far uscire il tubo della condensa direttamente all'esterno senza andare a riempire le taniche ogni volta. Altra cosa importante è lasciare una presa d'aria all'interno dell'ambiente, perché se chiudiamo l'ambiente in modalità stagna, siete mai stati ai poligoni dove chiudiamo la porta, fa il risucchio, va diciamo in sottovuoto, ecco, fa quell'effetto, ragazzi, va a consumare tutta l'aria all'interno dell'ambiente. Tiriamo le somme di questa prova. La prima cosa che mi è piaciuta è per quanto riguarda la possibilità di poter pilotare il condizionatore stesso tramite l'applicazione e la connessione Wi-Fi, quindi possiamo fare tutto dal nostro smartphone, attivarlo, disattivarlo, aumentare i gradi, diminuire i gradi, cioè possiamo fare tutto da lì, o in alternativa da Alexa o dalla home di Google. Rumorosità nella media, quindi come un po' tutti i condizionatori portatili, intorno ai 60 decibel, quindi ditemi voi se il rumore di sottofondo è passabile quando vado a registrare un video o devo comunque elaborare qualcosa nell'audio per poterlo presentare in maniera decente. Comunque condizionatori portatili non ne suggerisco per metterli in camera da letto, anche se c'è la modalità sleep, ragazzi, non è mai paragonabile a uno split col motore esterno. Come fate a dormire con una cosa del genere, ok? Altra cosa nella norma è il consumo energetico. Con la modalità di raffreddamento, come in questo caso, va a consumare 1,4 kWh, mentre in modalità di riscaldamento consuma 1,1 kWh. Passiamo alle cose che secondo il mio modestissimo parere si possono migliorare su questo D-Lock Over. La prima cosa in assoluto è questo telecomando, una vera cagata, ragazzi, è veramente orrendo, non ha nulla per controllare quello che andiamo a fare, e visto che il condizionatore ha il display praticamente sulla base superiore, non riusciamo a vedere neanche da lì a quanti gradi è. Avrei preferito magari un pannellino rialzato in modo che anche quando ci troviamo seduti possiamo vedere i gradi del condizionatore. Altra cosa che ho notato e che viene riportata sulle caratteristiche
del condizionatore è per quanto riguarda la modalità in slip, e ve lo vado a leggere. In modalità raffreddamento premere il tasto alto ed il tasto ventilazione. Il prodotto funzionerà in modo economico e silenzioso. Oh, ma ci staranno più per culo questi? Regà, io le ho provate tutte, alto, basso, destra, sinistra, slip, no slip, niente, non cambia assolutamente nulla. Detto questo, mi taccio. La recensione termina qui, però E dico, però, se dovessi apportare ulteriori modifiche e avere dei benefici, sicuramente vi lascerò scritto nei commenti cosa sono andato a combinare, o in alternativa nella descrizione del video insieme ai link di tutto il materiale che avete visto nella recensione. Nastro in alluminio, coibentazione del tubo. E non è un gesto intimidatorio, ragazzi, è l'adattatore che serve per poter far uscire direttamente il tubo fuori dal muro. Insomma, tutto quello che avete visto lo trovate nella descrizione del video. Chiuso questo pippone, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace come sempre, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento qua sotto su come funziona la modalità slip su questo di look, perché io non ci sono riuscito, quindi se qualcuno utilizza lo stesso condizionatore magari se lascia un commento qua sotto fa comodo anche al sottoscritto. Me coglioni! Noi ci vediamo in una delle prossime recensioni. Buona estate a tutti e buon fresco a tutti. Un bacione da Francesco, ciao belli.